possibile fotografare una scorreggia? Come tante persone in questo mondo, io ho dei problemi. Alle scuole elementari dicevo che ero cintura nera di karate. Alle superiori fingevo di aver visto film che invece non avevo mai visto. Insomma, ogni tanto mento. È proprio questo ciò di cui voglio parlarvi oggi. Voglio parlarvi di una bugia. Una bugia che ho detto anni fa a uno dei miei migliori amici. Ho preso il biglietto per andare in Italia. Bene. Are you gonna meet Valerio in Italy? Yes. He asked me to bring him a piece for a model he's constructing. Yes, a Gundam one. Yeah. So have you finally told him about the t-shirt? Valerio è una delle persone con cui ho iniziato a fare video, quasi 20 anni fa ormai, agli albori di YouTube. Io, lui, Francesco ed altri amici, con una piccola videocamera in mano, andavamo in giro vestiti come degli idioti, creando storie surreali. Mi taglierò le corde vocali così la smetterà di sparare cazzate. Ebbene, sono anni che continuo a mentire a Valerio. Anni fa, gli regalai una maglietta con delle scritte in giapponese. Gli do questa maglietta, lui mi guarda e mi fa: ma cosa c'è scritto? Beh, c'è scritto in giapponese, quindi naturalmente non può leggere. E dico: c'è scritto scorregge. Tu ti ricordi la maglietta che ti regalai anni fa? Certo, quella scoregge celeste col pinguino è fantastica. Ok, questo è un aspetto fondamentale di mente. Quando tu dici una menzogna, menti a qualcuno, devi poi reiterare e portare avanti quella storia. Quindi io ho mantenuto fino adesso questa storia per lui e lui crede ancora che la sua maglietta sia scorregge, sia scritto scorregge. Fantastico. Qual è la mia idea? Utilizzare le tue doti da fotografo e fare una maglietta con una vera scorreggia. Fare una vera maglietta scorreggia e portargliela in regalo. Però la domanda è: come si fa una foto a una scorreggia? Stavo pensando di andare nella zona industriale di Kawasaki e farti mettere in un punto tale per cui io riuscissi a prendere il tuo culo con una delle cappe fumarie che spara fuori gas. Oppure puoi metterti il classico accendino sul culo e tirare una gran fiammata. Funziona? Sì. Sì? Sì. Sì? Sì. Non l'ho mai fatto. Non l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto. Funziona. È l'inizio di un gran weekend. L'idea della scorreggia in sé, secondo me, è interessante e divertente a livello sociale, cioè perché l'idea di una scorreggia crea imbarazzo o divertimento. Qual è il valore della scorreggia nella società contemporanea? Se prendiamo un megafono, andiamo a Shibuya, l'incrocio pedonale con più persone al mondo, e c'è una foto di me che scorreggio col megafono, e poi riprendiamo la reazione, questo è interessante. Sei laureato in sociologia, sei un sociologo, ok? Non so che cazzo voglia dire, però la cosa fondamentale è che questo si lega esattamente ai tuoi studi. Certo. Tu hai fatto il dottorato, questo è il tuo postdoc. Sì. Ficcati un megafono in culo e fai trombare squillare quelle trombe. Quando siamo a Shibuya, mi abbasso così e poi faccio. Ti sei cagato addosso. No, chi è cagato addosso? Tu non capisci niente, non sei un esperto di scorreggia come me. Questa era un po' liquida. Puoi fare il coach. Vabbè, comunque questa era una scorreggia pietosa. È bello questo perché puoi farlo sia da qui che da qui. Ah, quindi puoi infilarti questo nel culo. A me piaceva di più l'idea di farlo così. Ma perché piegato lì così? Non lo puoi fare in piedi. Dobbiamo pensare alla tecnica. Ma non è facile. No, ma pieghi il culo così, no? Come? Così dici? Esatto. Ah, cioè così. Sì, Questo dovrebbe essere. esatto. Piccolina, io mi sto cagando addosso. Non mi esce. Non è facile, cazzarola. Devo fare allenamento questa settimana per arrivare a un grado di capacità per cui posso fare peti, non dico quando voglio, ma un buon peto ogni tanto sotto controllo. Altrimenti, cioè, il rischio è quello che vado a Shibuya e non riesco a tirare fuori niente.
bottiglie, nonostante tutti i fagioli che ho mangiato, tutto l'aglio e le cipolle. No, non voglio deludere nessuno, cioè non voglio deludere Tommy, non voglio deludere il pubblico. Una figata sto coso, io voglio vivere la mia vita con un megafono in mano. Sentite cosa ne penso. Siete tutti dei coglioni. Ma se non riesco? Cioè se non mi esce cosa faccio? La foto la possiamo fare lo stesso, però vivrai con la consapevolezza di essere un debole. Tu pensi che al momento sia la paura che ti ferma? Hai paura del giudizio delle persone? Sì, anche, sì, è la tensione. Sicuramente la tensione fa parte di quello che mi sta bloccando. Ho sentito questa pressione, che però non è una pressione sul mio culo, è una pressione sociale. L'idea che devo performare e che ho un solo momento per poterlo fare. Ora stavo guardando fuori dalla finestra, ho visto una famiglia con dei bambini e sono felici, chiaramente. Non hanno le preoccupazioni che ho io. Non devono andare a Shibuya a scorreggiare. No, tu stai andando nell'incrocio più trafficato del pianeta a tirare una scorreggia con un megafono nel culo. Cioè, io veramente, anche io mi sento agitato, mi trema la mano. Cioè, stiamo per assistere a un momento della storia. La cosa peggiore, sai qual è? Il mio incubo è cagarmi addosso e non emettere neanche una scorreggia potente. Cioè, se almeno riesco a emettere una buona scorreggia, ok, mi posso cagare addosso. Sono... Ma pensa se mi cago addosso e non esce neanche un suono. Beh, Tommy, sappi che in quell'eventualità comunque io rimarrei tuo amico. I am fucking ready. I am ready to do a big scorreggia. Ok, devo riuscire a fare la stessa cosa a volume alto in mezzo a Shibuya mentre attraversiamo la strada. Questo è il problema, non è facile. Siamo arrivati a Shibuya. La quantità di gente è assurda. Di fronte al mare di gente di Shibuya perdo di colpo fiducia in me stesso. Non so se riuscirò a fare un pitokomando. Questo? Che è una medicina per chi mangia troppo? Spero funzioni. Ti ha detto che ti fa scorreggiare? Non ha detto mi fa scorreggiare, non mi ha guardato negli occhi fisso e ha detto tu vuoi scorreggiare, vero? Third World War, easy. Let me handle that shit. I know what to do. Big fart and it's over. L'incrocio è carico di gente. Noi stiamo andando in centro, Tommy con il megafono nel culo, io con la camera per fare la foto perfetta. Ok, Julian, now Follow me. keep following us. Ok, follow him. The idea will be here, right? The perfect spot. Yes. So I take this and I put it in my hat and I like. Tommy, sono quasi 2 anni di canale e lavoro duro. Tutto si gioca qua, in questa piazza. Let me focus. I need focus. I need to focus. I can fucking do it. I can fucking do it. I'm the best. We're making history, guys.
futuro di questo canale, delle nostre attività, è qui. Tutto in mano al tuo culo. Vai! Not now. I need to meditate a little bit. I need some deep focus. Tommy è agitato e quindi stiamo andando a prendere una Coca Zero per smuovergli il culo e allo stesso tempo prenderà la medicina che ha comprato prima per far partire la bomba finale. Io ho fiducia in lui. Okay, now we go back. We sit down a little bit. I need to make everything ferment in my body. Yeah, let the fart grow in you. Let the and fire release grow. the power. Exactly. Yes. Exactly. Abbiamo iniziato a fare questo perché l'idea era che scorreggiare in pubblico è tabù. Tu devi superare questo tabù. Tu che credi di essere superiore al tabù, in realtà sei vittima del tabù. Ok, adesso vai là e ti metti nella posa migliore per tirare una scorreggia devastante da un megafono. Ok? Questo è l'inizio di un movimento. Tu devi essere convinto. Non importa se oggi ce la fai. È il pensiero, è la convinzione, è ciò che stiamo per fare, ciò che stiamo per cambiare. Ehi, ehi, ehi. Scorreggia, scorreggia. Hey, hey, hey. Fart, fart. Hey, hey, hey. Corregge, corregge. Hey, hey, hey. Fart, fart. 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 Hey, hey, hey. Sono a Bergamo in questo momento, sto andando a piedi ad incontrare Valerio per dargli la maglietta. E riconosco che io per anni gli ho mentito, però era una menzogna, cioè stupida, a fin di bene. E la domanda è, cioè, mentire è sbagliato, ci viene detto, no? Quando cresciamo. È immorale. Ma la domanda è, se una menzogna non fa male, è immorale? Cioè, se a fin di bene, tra virgolette, o neutra, è effettivamente sbagliato? Valerio naturalmente non sa ancora nulla della maglietta. Mi aveva chiesto di portargli un pezzo di un modellino di Gundam e pensa che io abbia quello da dargli. Così guarda, sei violento quando faccio così con la mano per te. Tieni. Unboxing. Unboxing del pezzo. Ma non c'è solo un pezzo dentro. Non c'è solo un pezzo. No, mi hai preso davvero un'altra maglietta a scoregge. Oh mio Dio. Ti spiego. Taglia figlio. Sì, spiegami, non so. Che poi è il motivo per cui sto facendo questo video. Oddio, sento che finirà malissimo. Sulla maglietta con su scritto scorregge. Non c'era, no! L'ho detto per 10 anni, l'ho detto per 10 anni a tutti. Cosa c'era scritto? C'era scritto speranza. Ma vaffanculo. Ma ne ero fierissimo, ho fatto bene a perderla, non me ne frega più un cazzo. C'era brutta E allora cosa ho fatto? Ho creato una maglietta No, con scritto scorregge. Oh mio Dio, è micidiale questa cosa. E aspetta, siccome... Devo aspettare a aprire? No, aprila. Unboxo io. L'idea qual era? Bruh. Non voglio che sia solo scritto scorreggia, voglio che ci sia una scorreggia. Allora, prima la guardo io, poi ve la faccio vedere. È bellissima!
Cosa sta succedendo? C'è il Tommy con un megafono. Dimmi cosa c'è scritto veramente. C'è scritto scorreggia. Ok, ma scorreggia verbo, scorreggia imperativo o La scorreggia? parola, il termine Ci sono scorreggia. delle La persone scorreggia. dietro. Beh, le ragazze dietro si stanno tappando il naso. È vero, ce n'è una sconvolta, guarda. Tommy è il regalo più bello che nessuno mi abbia mai fatto. Ho ripreso tutto Grazie. quanto. È straordinario. Ma davvero hai scorreggiato? Cos'è che vuoi sentire? Se c'è, hai davvero scorreggiato. In questa foto dici? Sì, ma qua stavi scorreggiando veramente al momento della foto? Ho davvero scorreggiato? Di fronte a tutti? A Shibuya? O forse invece... Siamo ragazzi. I'm lying to you. Guardami, sì. I'm lying to me. You should. Fantastico. Che tu abbia scorreggiato o meno è completamente irrilevante. Col casino che c'era, nessuno avrebbe sentito un cazzo. La menzogna non è tanto rispetto al mio amico. Sto in un certo senso rifacendo la stessa cosa rispetto allo spettatore finale. Non lo so, la vedo come un'occasione persa per dire qualcosa di diverso, ovvero essere sincero. Dico la verità, cioè, tu stai creando un altro livello della storia, perché a te non te ne frega un cazzo di tutto ciò. Questo è un altro livello di fiction. Cioè, questo è un gioco malato del cazzo, capito? Quindi non stare qua a raccontarmi delle puttanate. Oh no, non ho scorreggiato, quindi ora però te lo dico alla fine. È una segata mentale tua, vero? Stiamo tutti giocando al tuo giochino. Non mi hai beccato. È il tuo Cacco matto. giochino Cacco matto. malato, cioè non dirmi ste cagate. 있던 그 같은 공간도 난 지우고 있어